Ciao a tutti! Nel video precedente vi avevamo lasciato così, in viaggio verso la prossima destinazione. Stiamo percorrendo infatti il tratto che va da Mae Hong Son a Pai, concedendoci qualche sosta lungo la strada. Ecco la nostra tappa intermedia, siamo al Sutong Pai Bridge, questo ponte di bambù In mezzo alle risaie. in mezzo alle risaie, e credo che sia, da quello che ho letto, il più lungo in Thailandia fatto in bambù. E si crede che attraversandolo tutto, esprimendo un desiderio, questo si avveri, almeno questo è quello che è la credenza qui della popolazione. Io so credenza? Che bello, sì! Ma non me l'avevi detto, amore? L'ho detto adesso. Che bello! Google fa le magie, lo so. Che bella questa cosa! Sappiamo da quello che ho letto che appunto è aperto dal 2012 e qui vicino alla cittadina di Mae Hong Son, che dista appunto 10 minuti in auto o in motorino, e comunque è diventata un'attrazione turistica. Fa un po' senso camminare su queste lastre di bambù, anche perché si sente scricchiolare e traballa un po' ad ogni passo. Però è una cosa molto tipica. Sono contenta di averla fatta e poi a noi questi posti qua in mezzo alla natura piacciono tantissimo. Questi posti sono bellissimi, poi c'è sempre come al solito in alto un tempietto dove poter ammirare tutto il panorama. Sono belli, vero? Sì. Da 5 minuti che abbiamo trovato questo posticino, sì. E Salvatore ne ha approfittato per prendersi Subito, il caffè. se trovi il posto bello, col caffè buono, e qui ci sono le risaie, poi queste capannette in mezzo alle montagne, è davvero bello. Infatti appena l'ho visto, all'ultimo secondo ho buttato sulla freccia, via! Bello! Caffè al ben bevuto. Un'altra bella vista l'abbiamo goduta e adesso è arrivato seriamente il momento di mettersi alla guida e farsi queste 2 orette e mezzo di macchina fino a Pai, se no non arriviamo più, anche perché adesso l'arrivo c'era intorno alle 17:30, 17:45 e non vogliamo guidare col buio. Ma io non ce la faccio a alzarmi da qui. Ed è vero, andare via da qua è tosta, perché questi posti qua davvero rilassano parecchio. Ti metti... Guardate, e ci sono questi balconcini qua dove ti ordini il tuo drink, il tuo smoothie o il caffè e te lo sorseggi godendoti questa vista sui campi coltivati, circondato dalle montagne, con una bella arietta fresca. Questa zona, come avevamo già detto, è famosa per appunto le strade percorse dai motociclisti. Il Mae Hong Son ha 1864 curve e infatti vediamo un sacco di moto in giro e anche questo baretto ha un sacco di adesivi di bikers. Seriamente, adesso è arrivato il momento di mettersi in viaggio, se no da qua non andiamo più via.
ci vorrà del tempo per arrivare sicuro. Bellissimo, davvero bello. Immagino che questa strada che va da Mae Hong Son a Pai e anche il tratto da Pai a Chiang Mai offre molte viste panoramiche spettacolari come queste, davvero belle. Infatti mi sa che ci vorrà molto più tempo del previsto, perché non posso fare a meno di fermarmi quando vedo questi punti panoramici. Finalmente siamo arrivati a Pai. Sì. Ci abbiamo messo un po', ma ce l'abbiamo fatta. Perché comunque ci sono un sacco di punti panoramici nella strada che va da Mae Hong Son a Pai e continuavamo a fermarci ogni 20-30 minuti, quindi ci abbiamo messo un po'. Però va bene, cioè alla fine l'abbiamo fatto per questo, per avere appunto questi punti panoramici. Abbiamo fatto check-in già nel nostro hotel. E niente, adesso stiamo passeggiando qui nella Walking Street, molto ma molto tranquilla rispetto a come ce la ricordavamo nel 2020, perché appunto noi siamo stati anche a Pai qui nel 2020, qualche anno fa. Ma sempre piacevole camminare qua comunque. Esatto, adesso ci cerchiamo qualcosina da mangiare e noi ci vediamo nel prossimo episodio che inizierà proprio qui a Pai. Ciao! Buongiorno a tutti, è il nostro secondo giorno qui a Pai e purtroppo ieri non siamo riusciti a fare molto perché appunto Valentina non stava bene, quindi ce la siamo presi con un po' più di calma. Sì, il tempo un po' particolare del nord mi ha colpito, mi ha influenzato un po', perché qua al mattino ci sono tipo 10 gradi e al pomeriggio 38 e questo mi ha colpito particolarmente. Quindi ieri ce la siamo presi con calma, ci siamo concessi una cenettina rilassante, non abbiamo registrato molto, ma questa mattina vi portiamo in un posto che vale assolutamente la pena visitare, soprattutto al tramonto, che è il Pai Canyon. Non dovete perdervelo questo posto, è davvero bello. Adesso stiamo facendo la nostra passeggiatina mattutina in mezzo alla campagna, perché il nostro hotel è proprio qua in mezzo a questi bellissimi campi, sì, questa natura. È un po' fuori dal centro, appunto in mezzo alla campagna, ed è davvero molto bello. Sì, infatti dopo la colazione ci concediamo qualche passettino qua in mezzo ai galli e alle mucche. Purtroppo quando si viaggia non tutto è perfetto e non sempre le cose vanno sempre per il verso giusto, e quindi qualche piccolo imprevisto e contrattempo, come appunto magari un'influenza, una giornata dove magari uno non si sente bene, e purtroppo c'è un po' limitato in quello che volevamo fare, portare soprattutto nel canale, anche perché noi qui a Pai ci siamo stati, è davvero bellino come posto, è molto hippie. C'è un'atmosfera molto country hippie, sì, diciamo, rilassata, e quindi ci piace molto questo posto. Ci sono davvero tante cose anche da fare. Volevamo fare appunto... filmare un po' di più. Esatto, volevamo filmare un po' di più e portare qualche attività che magari non siamo riusciti a fare la volta precedente, tipo le hot spring, queste cose qui che sono aperte. Oltretutto ieri abbiamo tentato anche di andare al The Land Split, che è questa insenatura che si è creata dopo un terremoto su una terra di un contadino, che ci ricordavamo che offriva un succo di rosella e delle patatine di banana fatte proprio da lui e zucca, sì, che erano buonissime. Infatti volevamo andarle a riprendere, perché siamo venuti qua proprio con questo pallino di andare a riprendere questi prodotti, però purtroppo era chiuso. Infatti tanti posti anche qui nel paesello sono appunto chiusi per via del Covid, quindi non c'è molto. Però fa niente, è sempre bella Pai. C'è una... se vuoi stare a contatto con la natura in mezzo alla campagna, questo è il posto perfetto.
Eccoci, questo è il punto iniziale del Pike Canyon. Qua come vedete adesso non c'è nessuno, siamo solamente noi due, abbiamo tutto il posto per noi. Qua nel 2020, quando siamo venuti al tramonto, c'erano centinaia e centinaia e centinaia di persone ad ammirare il panorama, perché il sole va giù qua alle mie spalle ed è davvero bello. I colori che si vedono sono davvero bellissimi, soprattutto se c'è una giornata comunque limpida. Poi questa terra che prende ancora di più questo colore rosso, si accende di sera, è davvero bello. Poi qua ci sono un sacco di sentieri, se volete potete seguirli e andare nei vari punti panoramici. Sono questi qua che vedete qui, ce ne sono davvero un po'. Questi posti poi visitati da soli in completo contatto con la natura ti fanno dimenticare di essere in un posto turistico, Sì. e ti fanno davvero apprezzare poi e rimanere anche stupito di quello che la natura sa creare. E della bellezza di questo posto.